Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Emma. Avevo 18 anni quando la mia vita è cambiata improvvisamente. Ricordo ancora quel giorno molto chiaramente. La mia matrigna mi guardò e disse: «Ti sposerai». All'inizio non capii. Pensai che stesse scherzando, ma il suo viso era freddo. «Non hai scelta», disse. Quelle parole rimasero nella mia mente. Prima di allora la mia vita era semplice, non perfetta, ma tranquilla. Vivevo con mio padre in una piccola casa. Mia madre è morta quando ero molto piccola. Non ricordo bene il suo volto, ma ricordo la sua voce. Era dolce e gentile. Mio padre sorrideva di più in quei giorni. Tutto cambiò quando sposò Doumaya. All'inizio era gentile. Cucinava cibo che mi piaceva. Mi chiedeva della scuola. Una volta mi comprò anche un vestito. Pensai che forse la vita sarebbe tornata a essere bella, ma lentamente le cose cambiarono. Cominciò a lamentarsi di tutto. «Perché sei così lenta? Le altre ragazze sono migliori di te». La sua voce diventò tagliente e fredda. Cercavo di fare tutto bene. Mi svegliavo presto. Pulivo la casa. Aiutavo in cucina. Ma niente era sufficiente. Anche mio padre cambiò. Smetteva di parlarmi come prima. Quando cercavo di dirgli come mi sentivo, diceva: «Ascolta tua matrigna, lei ne sa di più». Questo mi faceva più male di tutto il resto. Una sera tornai a casa da scuola. Doumaya era seduta nel soggiorno. Sorrideva, ma non sembrava gentile. «Vieni qui», disse. Mi sedetti lentamente. «Non sei più una bambina», disse. Rimasi in silenzio. «Devi pensare al tuo futuro». «Voglio finire la scuola», dissi piano. Lei rise. «La scuola non è importante per te». Il mio cuore cadde. «Ho trovato un buon uomo per te», disse. Rimasi paralizzata. «Un uomo?» chiesi. «Sì», disse con orgoglio. «Ha soldi, si prenderà cura di te». «Non lo voglio», dissi subito. «Voglio studiare, voglio la mia vita». Il suo volto diventò serio. «Non puoi scegliere», disse. In quel momento mio padre entrò. «Baba, per favore», dissi, «dille che non voglio questo». Mi guardò, poi guardò lei. «È una buona opportunità», disse piano. Mi sentii spezzata dentro. «Buona per chi?» chiesi. «Per te», disse, ma la sua voce era debole. «No», dissi, «questo non è il mio sogno». «I sogni non ti aiutano a vivere», disse Doumaya ad alta voce.
Le lacrime riempirono i miei occhi. Non mi importa, dissi. Non sposerò qualcuno che non conosco. Lei si avvicinò. Farai quello che dico io, sussurrò. Guardai di nuovo mio padre. Non disse nulla. Quel silenzio faceva più male di qualsiasi cosa. Dopo quel giorno tutto peggiorò. Non mi lasciava uscire. Controllava il mio telefono. Mi dava più lavoro. Se vuoi restare qui, segui le mie regole, disse. Mi sentivo intrappolata. Una notte la sentii parlare al telefono. È giovane e tranquilla, disse. Sarà una buona moglie. Le mie mani iniziarono a tremare. Parlavano di me come se non fossi umana. La mattina dopo mi diede un vestito. Indossa questo, disse. Perché? Chiesi. Oggi lo incontrerai. Il mio cuore iniziò a battere forte. No, dissi facendo un passo indietro. Il suo volto diventò arrabbiato. Non rendere le cose difficili, disse. Ho detto no, ripetei. Mi afferrò il braccio con forza. Tu non hai niente, disse. Ritrassi il braccio. Ho ancora me stessa, dissi. Lei rise. Vedremo, rispose. Quel giorno mi chiusi nella mia stanza, piansi per ore. Non avevo soldi, nessuno che mi aiutasse, nemmeno mio padre mi sosteneva. Quella notte bussò alla mia porta. Emma, disse piano. Aprì la porta. Perché stai facendo questo? Chiesi. Voglio solo una vita migliore per te, disse. Questa non è migliore, risposi. Questa non è la mia scelta. Guardò in basso. A volte non possiamo scegliere, disse. In quel momento qualcosa cambiò dentro di me. Capii una cosa chiaramente. Se resto in silenzio, perderò la mia vita. E nessuno lo fermerà. Quello fu il momento in cui capii ero completamente sola. Qualche giorno dopo, la mia matrigna mi disse che stavamo uscendo. Indossa qualcosa di carino, disse. Non voglio andare, risposi. Ci andrai, disse, senza nemmeno guardarmi. Mio padre era in piedi vicino alla porta. Lo guardai sperando, solo sperando, che dicesse qualcosa, ma non lo fece. Salimmo in macchina. Mi sedetti in silenzio sul sedile posteriore. Le mie mani erano fredde e non riuscivo a smettere di tremare. Dopo un breve tragitto ci fermammo davanti a una grande casa. Era bellissima. Muri puliti, un grande cancello, tutto perfetto, ma dentro di me sentivo paura. Quando entrammo, un uomo ci stava aspettando nel soggiorno. Era più grande, molto più grande di quanto mi aspettassi.
Si alzò lentamente e mi guardò in un modo che mi fece sentire a disagio. «È lei?» disse la mia matrigna con un sorriso. L'uomo annuì. «Sembra tranquilla», disse. «Non lo sono», risposi piano. La mia matrigna mi strinse forte il braccio. «Sii educata», sussurrò. L'uomo rise leggermente. «Va bene», disse. «Imparerà». Quelle parole mi strinsero il petto. Imparare cosa? A restare in silenzio, a obbedire? Ci sedemmo. Poi iniziarono a parlare di me. «Cucina bene», disse la mia matrigna. «Si sveglia presto». «Non esce». Mi sentivo invisibile. «Sono proprio qui», dissi. Si fermarono e mi guardarono. «Non sono qualcosa che potete dare via», continuai. «Questa è la mia vita». L'uomo aggrottò la fronte. «Le ragazze giovani parlano troppo», disse. «Non sono una bambina», risposi. «Non voglio questo», dissi chiaramente. «Non voglio sposarlo». La mia voce tremava, ma non mi fermai. L'uomo si voltò verso la mia matrigna. «Mi avevi detto che era d'accordo», disse. «Lo sarà», rispose lei con calma. «No», dissi più forte, «non lo sarò». Mi voltai verso mio padre. «Andiamo a casa», dissi. Si alzò, ma non si mosse. Poi disse piano: «Siediti, Emma». Rimasi paralizzata. «Vuoi anche tu questo?» chiesi. Non disse nulla. Quel silenzio faceva più male di qualsiasi cosa. Il resto della visita sembrò un brutto sogno. Parlavano di soldi, date, piani. Io stavo solo lì a guardare il pavimento. Quando uscimmo, nessuno parlò. Ma sapevo che qualcosa era stato deciso e io non ne facevo parte. Quella notte preparai una piccola borsa, qualche vestito, il mio libro di scuola, una foto di mia madre. Mi sedetti sul letto e fissai la porta. Dovevo scappare? Ma dove sarei andata? Non avevo soldi, nessun aiuto, nessun posto sicuro. Mi sentivo intrappolata. La mattina dopo la mia matrigna entrò nella mia stanza. «Preparati», disse. «Per cosa?» chiesi. «Il tuo fidanzamento». Il mio cuore crollò. «Così presto?» «Sì, il matrimonio sarà il mese prossimo». «No», dissi. Mi guardò con durezza. «Stai ancora dicendo no?» «Sì», dissi questa volta più forte. «Non accetterò mai». Il suo volto diventò freddo. «Se rifiuti, lasci questa casa senza niente», disse. La guardai. «Ho già niente», risposi. Più tardi mio padre venne da me.
Perché stai rendendo tutto così difficile? Chiese. Perché questa è la mia vita, dissi. Sospirò. Abbiamo problemi di soldi, disse. Questo ci aiuterà. Lo guardai. Quindi mi stai scambiando? Chiesi piano. Non dire così? Disse. Ma è così che sembra, risposi. E io? Chiesi. E la mia vita? Andrà tutto bene? Disse. Con qualcuno che non amo? Chiesi. Non rispose. Di nuovo, silenzio. Le lacrime scorrevano sul mio viso. Volevo solo che mi proteggessi, dissi. Lui distolse lo sguardo e in quel momento capii la verità. Non ha scelto me, ha scelto tutto il resto. Quella notte piansi finché non ebbi più lacrime. Ma qualcosa dentro di me iniziò a cambiare. Avevo ancora paura, soffrivo ancora, ma c'era anche una piccola voce nel mio cuore. Era silenziosa ma chiara. Questa non è la fine. Per la prima volta iniziai a pensare: forse non devo accettare questo. Forse posso lottare. Il giorno del fidanzamento arrivò troppo in fretta. Non dormii affatto. Rimasi seduta sul letto tenendo una foto di mia madre. Guardai il suo volto e sussurrai: per favore, aiutami. Ma la stanza rimase in silenzio. Al mattino la mia matrigna entrò con un grande sorriso. Oggi è il tuo giorno speciale, disse. Non sembrava speciale, sembrava che stessi perdendo la mia vita. Posò un vestito sul letto, era morbido e bellissimo, ma quando lo toccai non sentii nulla. Non lo indosserò, dissi. Il suo sorriso scomparve. Lo farai, rispose. No, dissi di nuovo. Si avvicinò e mi guardò dritto negli occhi. Pensi di poter fermare tutto questo? Sì, dissi, anche se il mio cuore tremava. Non vengo. Non rispose. Uscì semplicemente dalla stanza. Per un momento sentii speranza. Forse avrebbe rinunciato. Ma mi sbagliavo. Pochi minuti dopo mio padre entrò. Preparati, disse. Ho già detto no, risposi. Non capisci, disse. Capisco abbastanza, dissi. Mi state costringendo. Il suo volto diventò serio. Nessuno ti sta costringendo, disse. Mi alzai. Allora posso rifiutare, giusto? Chiesi. Non disse nulla. Di nuovo silenzio. Sentii la rabbia crescere dentro di me. Dillo, dissi. Di che posso scegliere. Ma rimase in silenzio. Feci una piccola risata spezzata. Non riesci nemmeno a dirlo, dissi. All'improvviso la mia matrigna tornò. Basta, disse.
2 donne entrarono nella stanza dietro di lei. «Aiutatela a prepararsi», disse loro. Il mio cuore iniziò a correre. «Cosa state facendo?» chiesi. Nessuno rispose. Le donne si avvicinarono. «Per favore, non lottare», disse una di loro piano. Feci un passo indietro. «Non toccatemi», dissi, ma mi afferrarono le braccia. «Lasciatemi», gridai. Mi dibattevo, ma erano più forti. «Baba», gridai, «per favore aiutami». Guardai mio padre. Era in piedi vicino alla porta. A guardare, senza muoversi, senza aiutare. Quello fu il momento in cui tutto si spezzò. Mi vestirono come se non fossi umana. Mi sistemarono i capelli, mi misero il trucco sul viso. Le lacrime continuavano a scendere, ma a nessuno importava. Quando finirono, la mia matrigna mi guardò. «Perfetta», disse. Mi guardai allo specchio. Non mi riconoscevo. La ragazza nello specchio sembrava vuota, come se avesse già perso. «Andiamo», disse. «Non vengo», sussurrai. I suoi occhi tornarono freddi. «Non hai scelta». Poi guardò mio padre. «Diglielo», disse. Lui si avvicinò a me. Per un momento sperai, forse ora fermerà tutto questo, ma non lo fece. «Se non vieni», disse lentamente, «non chiamarmi più tuo padre». Il mio cuore si fermò, non potevo crederci. «Io sono tua figlia», dissi. «Allora comportati come tale», rispose. Quelle parole mi distrussero, perché capii qualcosa di doloroso. Per lui essere una buona figlia significava restare in silenzio e rinunciare a tutto. «Va bene», dissi piano. «Verrò». Sorrisero, ma non capirono. Qualcosa dentro di me era già cambiato. Alla cerimonia tutto sembrava felice. La gente sorrideva. La musica suonava. Ma io non sentivo nulla. Mi sedetti accanto all'uomo. «Non preoccuparti», disse. «Ti abituerai». Mi girai dall'altra parte. Poi portarono gli anelli. Le mie mani iniziarono di nuovo a tremare. «Ecco», pensai, «è qui che perdo me stessa». Lui prese la mia mano. Guardai mio padre un'ultima volta, sperando, ma lui non mi guardò, sorrideva, parlava, si comportava come se tutto fosse normale. Quella fu la rottura finale. L'uomo strinse più forte la mia mano. «Stai ferma», disse, e all'improvviso smisi di tremare, smettei di piangere. La paura scomparve, perché qualcosa di più forte la sostituì.
Ritrassi lentamente la mia mano. La stanza si fece silenziosa. Tutti mi stavano guardando. Il mio cuore batteva forte. Ma questa volta mi sentivo forte. Mi alzai. Non posso farlo, dissi. La mia voce era chiara, non debole, non impaurita. Per la prima volta mi sentivo di nuovo me stessa. La stanza diventò silenziosa. Niente musica, nessuna voce, solo silenzio. Tutti mi stavano guardando. Non posso farlo, dissi di nuovo. Questa volta la mia voce era calma, forte. L'uomo si alzò rapidamente. «Cosa stai facendo?» chiese, chiaramente arrabbiato. «Sto scegliendo la mia vita», risposi. La mia matrigna si avvicinò in fretta. «Siediti», disse tra i denti, «non farci vergognare». Scossi la testa. «Non vi appartengo», dissi. Le persone intorno a noi iniziarono a reagire. Sussurri riempirono la stanza. «Cosa sta facendo?» «È imbarazzante». «Non ha rispetto», ma non mi importava più. Per la prima volta davvero non mi importava di ciò che pensavano gli altri. Mio padre si avvicinò a me. Il suo volto era rosso dalla rabbia. «Stai facendo un grande errore», disse. «No», risposi. «Prima stavo facendo un errore, ora lo sto correggendo». Sembrava scioccato. «Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te?» chiese. Il mio petto si strinse. «Tutto?» ripetei. «Vuoi dire costringermi? Decidere il mio futuro al posto mio?» «Smettila di parlare così», urlò. Ma non mi fermai. «Non mi hai ascoltata», dissi. «Non mi hai protetta». Per un secondo vidi qualcosa nei suoi occhi, forse rimorso, ma non importava più. L'uomo fece un passo avanti. «Questo non è accettabile», disse. «Hai accettato». «Non ho mai accettato», risposi. «Sei venuta qui», disse. «Ci sono stata costretta», risposi. La stanza diventò più rumorosa. Alcuni sembravano a disagio, altri arrabbiati. La mia matrigna mi afferrò di nuovo il braccio. «Siediti subito», disse. Ritrassi il braccio. «Non toccarmi», dissi con fermezza. Mi guardò come se non mi riconoscesse, e forse era così. Perché non ero più la stessa ragazza, non quella silenziosa, non quella spaventata. Quella versione di me non esisteva più. «Me ne vado», dissi. «No, non lo fai», rispose mio padre. «Sì, invece», mi guardò seriamente. «Se esci da quella porta, non tornare mai più». Quelle parole erano pesanti.
Questa era la scelta finale, restare e perdere me stessa, oppure andarmene e perdere tutto il resto. Mi guardai intorno nella stanza, sconosciuti, sorrisi falsi, felicità vuota. Poi guardai mio padre, l'uomo che aveva scelto il silenzio invece di me. Poi la mia matrigna, la donna che aveva cercato di controllare la mia vita. Infine guardai me stessa, feci un respiro profondo. Me ne vado, dissi. La mia voce era bassa, ma ferma. Mi voltai e iniziai a camminare. Ogni passo sembrava pesante, ma anche libero. Dietro di me sentii delle urla. Emma, fermati! Te ne pentirai! Torna indietro! Ma non mi fermai. Non mi voltai nemmeno una volta. Uscii da quella casa, uscii da quella vita, uscii da quel dolore ed entrai nell'ignoto. Fuori l'aria sembrava diversa, fredda, fresca, vera. Rimasi ferma per un momento. Le mie mani erano vuote. Niente soldi, nessuna casa, nessuna famiglia, ma per la prima volta avevo qualcosa di importante, avevo me stessa. Iniziai a camminare per la strada. Non sapevo dove stessi andando, ma continuavo a muovermi, perché restare non era più un'opzione. Dopo un po' trovai una piccola fermata dell'autobus. Mi sedetti e strinsi la mia borsa al petto. Le lacrime iniziarono a scendere di nuovo, ma queste lacrime erano diverse. Non solo dolore, anche sollievo. L'ho fatto, sussurrai, l'ho fatto davvero. Una donna seduta vicino a me mi guardò. Stai bene? Chiese gentilmente. Annuii lentamente. Starò bene, dissi. E questa volta ci credevo davvero. Quel giorno mi lasciai tutto alle spalle, ma non persi, vinsi, perché scelsi me stessa. Il viaggio dopo quel giorno non fu facile. Feci piccoli lavori. Lottai. Alcune notti mi sentivo molto sola, ma continuai ad andare avanti, passo dopo passo, giorno dopo giorno. Tornai a scuola, studiai duramente, iniziai a ricostruire la mia vita, lentamente, ma con forza. Anni dopo mi ritrovai di nuovo davanti a uno specchio, proprio come prima. Ma questa volta riconobbi la persona che mi guardava. Sembrava stanca, ma orgogliosa, sembrava forte, sembrava libera. A volte penso ancora a mio padre e alla mia matrigna, non li odio, ma non dimentico.
perché mi hanno insegnato qualcosa di importante. Nessuno ha il diritto di controllare la tua vita. Nessuno ha il diritto di mettere a tacere la tua voce e a volte il silenzio ferisce più delle parole. Se fossi rimasta quel giorno avrei perso tutto. Ma non l'ho fatto, ho scelto di andarmene e quella scelta mi ha salvata. Quindi, se un giorno ti senti intrappolato, se senti di non avere scelta, ricorda questo: hai sempre una scelta, anche se è difficile, anche se fa male. Scegli te stesso, perché la tua vita appartiene a te. Se hai guardato fino alla fine, grazie di cuore, apprezzo davvero il tuo tempo. Se questa storia ti ha aiutato a capire un po' meglio l'italiano, non dimenticare di mettere like e iscriverti per altri contenuti come questo. Puoi anche guardare gli altri miei video basati sulle storie per continuare a migliorare il tuo ascolto dell'italiano passo dopo passo. E se vuoi parlare con più sicurezza, prova i miei video di shadowing in italiano, dove puoi esercitarti a parlare con me in tempo reale. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.